Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, bentornata la Serie A dopo questa pausa appunto per le nazionali. Torna il campionato, nona giornata, ritorniamo qui con i nostri pronostici, 1x o 2 i risultati da poter mettere, due doppie disponibili su 10 partite. Lo ripeto, solo nel caso ci sia qualcuno nuovo che passi sotto questo video, ma chi mi segue da un bel po' sa benissimo come funziona e la formula. È come la vecchia schedina. Senza perderci in chiacchiere ragazzi, io faccio i miei, fatemi sapere i vostri qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e andiamo a vedere quali saranno le partite e i risultati che metto io. Partiamo, poche chiacchiere, è la Verona-Napoli. Cominciamo subito con questa partita difficilissima dove non voglio giocarmi la doppia perché voglio dare fiducia al Napoli. Dai, è la Verona-Napoli 2 perché stiamo decantando questa partita come l'inizio di questa fantomatica serie di vittorie che dobbiamo fare per risalire in campionato e per riacquistare autostima. Quindi conto sulle parole dell'entourage del Napoli, del mister e di tutte le aspettative che ci sono dietro questa partita. 2. Torino-Inter. Non credo che l'Inter, dopo la pausa per le nazionali, possa perdere la partita, quindi la vedo difficile per Juric in questo caso, anche se di solito quando mi trovo il Torino in casa, al di là di chi sia l'avversario, ho sempre un attimo momenti di titubanza, ecco. E invece questa volta non ho assolutamente alcun dubbio. Torino-Inter, vittoria nerazzurra 2. Sassuolo-Lazio. Allora, Sassuolo-Lazio per esempio è una partita dove io mi gioco la prima doppia della giornata perché sia il Sassuolo è in forma, sì il Sassuolo ha ritrovato gioco e efficacia sotto porta per quanto produce in campo, però è una Lazio che perderà altri punti assolutamente come li possono perdere tutti quanti, ma non credo che sia questa la partita dove la Lazio perderà ulteriori punti e terreno ovviamente in Serie A, quindi ci giochiamo la prima doppia, ci copriamo X2. Roma-Monza. Roma-Monza X. X perché il Monza gioca discretamente bene e l'ho sempre detto. La squadra di Mourinho contro le squadre che giocano palla a terra comunque fa di tutto per chiudersi, rilanciare in contropiede, fisicità a centrocampo, anche se è una Roma che sulla carta potrebbe tranquillamente battere il Monza. Io tra le due non scelgo, mi gioco la X. Roma-Monza X. Bologna-Frosinone. Bologna-Frosinone, partita tra due squadre con due tecnici che hanno un'identità di calcio ben precisa e l'hanno anche trasmessa alla rosa attuale che hanno a disposizione. Quindi mi gioco la seconda doppia ed ultima di questa giornata, poi ci andiamo tutto di risultato fisso. Bologna-Frosinone 1x. Perché Thiago Motta credo che possa dare filo da torcere alla squadra di Di Francesco. Quindi 1x e ci copriamo con la doppia. Salernitana-Cagliari. Cambio in panchina, ahimè, per il Cagliari di Ranieri. Credo che comunque il cambio in panchina, al di là di chi siano gli allenatori che poi vanno ad avvicendarsi su una panchina di una squadra di Serie A, sono sempre dell'opinione che porta comunque quell'iniezione di imprevedibilità in bene da questo punto di vista. Quindi Salernitana Cagliari 1 e vittoria appunto per la squadra di Inzaghi. Atalanta Genoa 1 fisso, anche se il Genoa sta facendo un grandissimo campionato, ha dato filo da torcere a chiunque l'ha affrontata. Atalanta-Genova credo che sia una partita non in discesa assoluta per i bergamaschi, però dal punto di vista del calcio giocato e la partita è in casa a Bergamo, Gasperini forse un tantino spianata la strada la trova. Atalanta-Genova 1. Milan-Juve, eccoci qua, X. X perché come sappiamo Allegri si è andato a prendere quel punto a Bergamo ed era felice di averlo preso quel punto, quindi mi aspetto una Juve che con defiance difensive, nel senso mancanze difensive, non defiance, ha perso Danilo,
il miglior difensore che ha in rosa, a mio avviso. Quindi diventa difficile arginare questo Milan che a livello offensivo comunque rompe le scatole ed è qualitativamente competitivo. Milan-Juventus X con un Allegri che sicuramente si chiuderà dietro la linea del pallone. Poi mi auguro per lo spettacolo del calcio e per me che guarderò sicuramente la partita che sia una partita aperta con tantissimi gol, perché poi guardarmi una partita ferma sullo 0-0 per gran parte del match mi irrita anche un tantino. Quindi X per Milan Juventus. Udinese Lecce. Udinese Lecce, complicata la partita. È un Lecce fuori casa, è un Lecce che sta giocando molto meglio dell'anno scorso, pur avendo perso qualche pedina tipo di Francesco. Comunque è un Lecce che potrebbe vincere la partita Udine. Sono tentato da questo 2 fuori casa, però d'altra parte c'è un Udinese che resterà laggiù per tanto tempo o è un Udinese che potrà risalire la classifica? È difficile. Difficile, non voglio mettere una X perché non credo sia una partita da X. Fiducia all'Udinese, dai, 1 Udinese Lecce. Fiorentina-Empoli, ultima partita che chiude questa giornata di Serie A, 2, 4, 6, 8, 10, sì, Fiorentina-Empoli. Termina questa nona giornata alle 20:45, posticipo serale. Fiorentina-Empoli è 1, tutta la vita. Al di là che Andreazzoli ha dato una svolta all'Empoli, gli ha dato quadratura, gli ha dato tempi di gioco e efficacia nella doppia fase. Quando devi difendere riesce a compattarsi, così come riesce a farlo quando si spinge in avanti. Ovviamente manca di qualità l'Empoli proprio in area di rigore o negli ultimi 20 metri. Forse è quella la pecca a livello tecnico della rosa che ha a disposizione Andreazzoli, ma non credo che puoi competere con questa Fiorentina che è la squadra che una delle squadre che sta giocando meglio da inizio campionato. L'abbiamo visto anche contro il Napoli, squadra in fiducia. Fiorentina-Empoli 1, tutta la vita. Quindi queste sono le 10 partite, scusatemi ragazzi, di questa nona giornata di Serie A. Le ripeto un attimo: Hellas Verona Napoli 2, Torino Inter 2, Sassuolo Lazio X 2, abbiamo messo X a Roma Monza, 1 X a Bologna Frosinone, 1 a Salernitana Cagliari, 1 ad Atalanta Genova, X a Milan Juventus, 1 a Udinese Lecce e 1 a Fiorentina Empoli. Fatemi sapere la vostra nei commenti ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!